No, non sono andato a riprendermi la mia Audi TT. La bellissima 8J che sto guidando monta il 2000 TFSI da 200 cavalli, 280 Nm di coppia, copre lo 0 a 100 in 6 secondi e 1, con una velocità massima pari a 245 km/h. Il peso è di poco inferiore ai 1300 kg e per quello che riguarda i consumi Audi dichiara un 15,2 km/l sul misto, dato non proprio reale. Vi ricorderete, con la mia ex 1008 TFSI avevo rilevato un consumo medio di 13,2, quindi a voi le dovute proporzioni. Dopo aver completato la trilogia delle Audi TT con tutte e tre le serie portate sul canale, ho voluto ritornare a bordo di una 8J per svariati motivi. Il primo è sicuramente affettivo, non potrò mai dire di no ad un Audi TT. Il secondo è relativo al propulsore che ha sotto il cofano, quel propulsore che mi pentii di non aver preso a suo tempo, il 2000 TFSI. Questa da 200 cavalli è la prima versione sviluppata. È stato poi potenziato con il restyling del 2011 a 211 cavalli. Nell'effettivo le prestazioni erano molto simili, quello che cambiava era il passaggio della distribuzione da cinghia a catena e gli iniettori passavano dai 4 fori 100 bar ai 6 fori 150 bar. Le modifiche sostanzialmente servivano per omologarla dalla normativa anti-inquinamento Euro 4 alla Euro C. Questo motore è stato uno degli sbagli che mi sono recriminato di più. È tutta un'altra storia rispetto al 1008, completamente diverso. La differenza nel mantenimento è irrisoria, quindi se dovete sceglierne una andate dritti sul 2000 TFSI. Questa in prova oggi monta anche, a differenza della mia, il cambio S-Tronic a 6 rapporti. È preciso, è fulmineo, leva un po' di coinvolgimento nella guida, ma permette di fare dei numeri che obiettivamente col manuale non puoi fare. La trazione invece è sempre la poco fortunata anteriore. È poco impegnativa per carità, ma a mio parere la vera Audi TT monta la trazione integrale 4. La TT 8J è uscita nel lontano 2006 e ancora oggi ha un mercato pazzesco. In vendita ce ne sono di tutti i tipi, dalle coupé alle roadster, con tutte le motorizzazioni possibili, perfino la 3002 V6 da 250 cavalli. È un'auto che non mi sono mai pentito di aver acquistato, ha una linea che resiste al tempo come poche ed una qualità globale molto al di sopra della sufficienza. Se tenuta bene può essere davvero una compagna longeva. Un altro fattore che mi ha spinto a portarla sul canale è la particolarità di questo esemplare. Ha subito svariate modifiche sia estetiche che meccaniche, dunque valeva la pena darle spazio. Il kit carrozzeria è quello della TT RS, più cattivo del semplice S-Line. Al posteriore c'è pure l'ala fissa che va a sostituire il piccolo spoiler retrattile di serie. L'assetto, come si intuisce, è stato sostituito con un HR Ultimate K-Custom meno 110. I cerchi sono gli OZ ultra leggera da 19 pollici e l'impianto frenante è sempre ripreso dalla TT RS. Tutte queste componenti sono state fornite dalle Omba Garage. Per qualsiasi modifica alla vostra auto trovate il link in descrizione. A livello di meccanica è stato sostituito l'intero impianto di scarico con uno da 76 mm HGP Motorsport. La mappatura elettronica è stata eseguita da AWS Remap per ottimizzare il tutto. Perde
un sacco di aderenza, c'è poco da fare. La trazione anteriore è una bella rottura di palle su sta macchina. Comunque scarica davvero tanto, non pensavo. Una modifica che a suo tempo sulla mia ex TT avevo fatto sono i fari a LED. Purtroppo sono stati introdotti con il restyling del 2011, questo è dell'anno prima, dunque non sono presenti. Sono una modifica che personalmente ritengo molto d'impatto perché cambia molto il frontale dell'auto. Su questa sono comunque in programma. Come vi dicevo prima, una TT8J oggi come oggi si trova facilmente a prezzi tutto sommato accessibili. Prima di acquistare l'S2000 avevo anche valutato una TTS Roadster, attualmente ancora in vendita, attenzione, poteva essere l'auto che stavo cercando. Ad ogni modo, che la vogliate per spremerla in pista, che la vogliate modificare per eventi statici come questa, o che la vogliate per fare quel cavolo che volete, il mercato offre molto ed è un modello sempre attuale. Un'accortezza però, fate attenzione all'impianto frenante derivante dall'RS di quegli anni. Come su questa i dischi vibrano ed è una pecca riconosciuta da Audi stessa. I proprietari che si lamentarono a suo tempo ricevettero nuovi dischi, ma presto il problema si ripresentò. Dunque l'unica è comprarne di aftermarket di qualità superiori. Perde un sacco. Soprattutto se fate track day, l'upgrade è necessario, tendono ad affaticarsi anche nell'uso stradale, quindi figuratevi dopo qualche giro di pista. Nonostante sia così bassa, quando alzi un attimo il ritmo di guida non rompe più di tanto le scatole, è una cosa molto positiva. Gli assetti come questo non sono, diciamo, i miei preferiti, ma nonostante sia, come avete visto, molto giù, non penalizza una guida sportiveggiante, che su una macchina del genere è il minimo. Anche questo test drive volge a termine, mi sono divertito nel tornare a bordo di una TT seconda serie, una delle mie preferite ancora adesso. Questa, con una preparazione meccanica minima, ha già un sound bello corposo, è piacevole come poche nella guida e fa sempre la sua figura. Se cerchi un'auto con queste caratteristiche, con vocazione sportiva e non vuoi spendere una fortuna, la TT8J può essere quella che fa per te.